Ciao a tutti, amici dei gemelli, benvenuti ai nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Oggi vedremo le tendenze energetiche affettive per la seconda parte del 2022. La lettura sarà divisa in due parti. Nella prima parte andremo a vedere quali sono i movimenti più importanti di tutto il periodo in blocco. Nella seconda parte andremo a vedere una scansione temporale degli eventi. Bene? Mostrami, gemelli, tendenze energetiche affettive per la seconda parte del 2022. Ok, abbiamo il matto. Amici dei gemelli, nuove avventure, nuovi inizi. La carta del matto è proprio una carta che parla di chiusura di cicli e apertura di nuovi cicli. Mi parla anche di quello che è un ritrovato entusiasmo nei confronti della vita, una ritrovata fiducia nei confronti della vita. Mi parla anche di quello che potrebbe essere il bambino interiore per qualcuno, perché il matto ha quell'energia genuina, pura, pulita che hanno i bambini, no? Quindi per qualcuno si tratta di bambino interiore e per qualcun altro sono bambini in senso fisico, ok? Quindi potrebbe anche essere. Andiamo a vedere con i tarocchi che cosa vi dicono. Intanto vi ricordo che comunque le letture sono fatte per un collettivo. Prendete i messaggi che vi risuonano e lasciate andare il resto all'universo. Se poi volete avere un messaggio più completo, potete anche ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Nella descrizione del video trovate un video che spiega proprio come mettere insieme il messaggio dei 3 oroscopi, quindi segno solare, lunare e ascendente, e trovate anche la mia mail nel caso vogliate contattarmi. Allora, partiamo subito con un 7 di spade. Quindi qui ragazzi si tratta di proiezioni. Io credo che qualcuno inizi a fare delle proiezioni su una determinata situazione o una determinata relazione. Il 7 di spade può anche parlare di bugie, quelle che raccontano a voi o quelle che voi raccontate agli altri o quelle che voi raccontate a voi stessi, ecco perché si parla di proiezioni. Quando c'è il 7 di spade si ha sempre anche un pochettino questa tendenza a voler scappare e sinceramente comunque vedendo anche poi la carta del matto che parla anche di impulsività, potrebbe essere che a qualcuno venga la voglia di scappare in questo semestre. Abbiamo poi la carta del sole, la carta del 4 di coppe e la carta della sacerdotessa. Avete la carta del sole, anche questa è una carta che fa riferimento al bambino interiore. Quindi per molte persone davvero si tratta di fare un lavoro in questo senso e qui credo che per molte persone sia il trovare la forza interiore, trovare anche un po' il coraggio di andare avanti, di buttarsi nelle nuove avventure. Quello che dice il matto è ritrovare la fiducia, penso proprio in voi stessi in realtà, ok? Perché comunque con questo 4 di coppe c'è sempre quella sensazione di non essere completi, di non avere tutto, c'è questa sorta di mancanza di qualche cosa ed è per quello che l'energia del matto parla di nuove avventure, si va alla scoperta di qualche cos'altro, di qualche cosa di nuovo. Andiamo avanti, vediamo che cos'altro vi danno. Allora, abbiamo detto la sacerdotessa, il re di coppe. Io credo che, perché guardate, avete il sole. Io in questa posizione ho l'impressione che molti di voi si lascino indietro quello che è l'ingenuità, senza lasciare indietro l'entusiasmo per la vita. Però qui davvero, perché la carta del sole mi parla di protezione anche, ok? Per qualcuno potrebbe fare riferimento a delle amicizie, quindi magari in questo semestre potrebbero essere molto forti delle amicizie, o per un piccolo gruppo potrebbe anche essere che, dovuto a questa bugia che c'è stata, un'amicizia, una relazione, potrebbe anche essere
una relazione con un fratello, mi dicono, fratello e non sorella, in questo caso è proprio fratello, che magari si interrompe per un qualche questione che magari è venuta a galla o qualche tipo di proiezione, come vi dicevo, che si tende a fare. Fate attenzione, ecco, perché va bene essere pieni di entusiasmo, come dice il matto, però bisogna anche tenere un attimino i piedi per terra, ok? Allora, la sacerdotessa, io credo che vi esorti a prestare attenzione a quello che è il vostro intuito. La sacerdotessa è l'energia di una persona che è in grado di canalizzare i messaggi dall'alto e è anche in grado di Mhmm, sì, è molto intuitiva, ha questo forte intuito, e qui il punto è proprio quello: ascoltate il vostro intuito. È anche legata molto a quello che sono i sogni intesi come attività onirica, ma anche per certi versi i sogni ad occhi aperti, no, quelli che sono i vostri punti di arrivo, e io sento che per molte persone è proprio quello il punto di questo semestre, capire che cosa è giusto per voi. Capire, anche seguire il proprio istinto, il proprio intuito, okay, qui c'è qualcuno che credo senta quando qualcun altro racconta delle bugie o quando ci sono dei sotterfugi, delle cose poco chiare, okay, qui un po' il senso è: fidatevi del vostro istinto perché voi in realtà lo sapete, quindi riuscite a, evitare, diciamo, certe conseguenze proprio perché, uhm, sarete in grado di, o meglio dovete imparare, okay, perché questa è proprio la sfida di questo 2022, della seconda parte. La sacerdotessa vi dice: "Avete bisogno di mettervi in contatto con il vostro intuito", ehm, o avete un intuito molto sviluppato, ma non lo state ascoltando, oppure proprio si tratta di risvegliare quello che è l'intuito. Io credo che sia, più nel primo senso, cioè molte persone già sanno, molte persone sentono a livello intuitivo quello che è giusto e quello che non è giusto, ma è la mente che poi ad un certo punto arriva e mischia le carte, Abbiamo poi anche questo bellissimo re di coppe che potrebbe rappresentare, ehm, la necessità di entrare in contatto con la propria emotività. Mh. Oppure potrebbe essere una persona che è intorno a voi, potrebbe essere per qualcuno la persona collegata con questo 7 di spade, potrebbe essere un padre o un terapeuta, ragazzi. Potrebbe anche essere qualcuno, al quale o alla quale voi stiate facendo riferimento, per avviare quello che è un processo di guarigione. Mhmm, Potrebbe anche essere la vostra persona di interesse, chiaramente, ma è comunque qualcuno che in questo momento non vi sta aiutando sinceramente. Io sento che arriverà, perché c'è un asso di denari, arriverà un dono, e se considerate che c'è la sacerdotessa, qui strega ci cova. Nel senso che arriva un dono e avendo la sacerdotessa può tranquillamente essere un dono psichico, okay? Può essere un'idea, può essere un qualche tipo di cosa che viene canalizzato attraverso le energie della sacerdotessa. Diversamente, se non è il vostro caso, sento che questo asso di denari vi permetterà di aprire un nuovo tipo di cammino, una nuova strada, un nuovo percorso. E potrebbe proprio essere, se per voi il re di coppe risuonasse con la vostra persona di interesse, potrebbe proprio essere un nuovo cammino con questa persona. Sento che comunque, ripeto, dovete passare per le energie della sacerdotessa, Dovete fare introspezione fondamentalmente, perché qui c'è ancora questa energia con il 4 di coppe un po' desolata, un po' in attesa che qualche cosa dall'esterno succeda fondamentalmente. Okay. Uh, Abbiamo la torre, ruota della fortuna, il carro e il 4 di bastoni. Ah beh, assolutamente questo asso è un nuovo inizio.
C'è la torre? Sì, c'è la torre ragazzi. E c'è anche il 7 di spade, quindi sicuramente qualche rottura delle sicurezze c'è, qualche cosa che voi pensavate essere certo, magari non lo è più, ma questa torre vi dà la possibilità di arrivare alla ruota della fortuna, quello che è un cambio, okay? La ruota è un cerchio, il matto è un arcano numero 0. Qui davvero si parla di chiudere dei cicli per cominciare dei cicli nuovi. Per qualcuno si parla di cicli karmici, okay? E poi c'è questo sole che davvero io sento che qui si tratta per qualcuno di curare, sanare, guarire il bambino interiore. Abbiamo la ruota della fortuna, è il destino che vi ha messo lì secondo me, in quella situazione, in quella posizione. La ruota della fortuna porta sempre cambi molto veloci, molto positivi. E abbiamo poi anche la carta del carro e la carta del 4 di bastoni, quindi qui si va verso quello che è l'unione, la stabilità, verso ed è qui che vedo l'asso di denari, questo nuovo cammino che si apre, verso quello che è una stabilità probabilmente di relazione, quindi se non avete nessuno potrebbe essere che questo re di coppe rappresenti una persona che entri o magari una persona che è già intorno a voi e che non si è ancora dichiarata. Ecco, probabilmente verso la fine dell'anno si arriverà a costruire qualche cosa con questa persona, ma bisogna prima passare dalla torre. C'è qualche cosa che bisogna lasciare indietro, c'è qualche cosa che bisogna un po' far crollare, qualche convinzione, qualche sicurezza. Molte volte parla di ego, quindi attenzione all'egocentrismo, a quello che desiderate solo per puro egoismo, diciamo, perché quello comunque non è sano. Per essere sicuri, dovete chiedervi se quella cosa lì è per il più alto bene di tutti, che non sia solo per il vostro più alto bene, ecco. E nel caso di una coppia funziona perché è il bene di entrambe. Bene, andiamo a vedere mese per mese. Io intanto vi ricordo che il tempo è fluido in questi casi, quindi potrebbe essere che io dica, che magari tra un mese succederà qualche cosa, per qualcuno potrebbe essere tra un mese, per qualcun altro tra 2 o 3 e per qualcun altro potrebbe invece già essere successo, ok? Bene, andiamo a vedere mese. Eccolo, asso di denari, quindi direi che si parte subito a luglio con il piede giusto, con una nuova solo un'altra volta, wow. Io resto, son tanti anni che faccio, che leggo i tarocchi, però guardate, resto sempre affascinata da come le carte si ripetono per, ribadire l'energia, okay? Il carro, guardate, avete le stesse carte, assolutamente bellissimo. Fante di coppa al contrario, la carta dell'eremità al contrario, vediamo dicembre, e l'otto di pentacoli. Allora, si parte a luglio con quello che è un asso di pentacoli e lo rivedevamo qua, quindi io sento che già la seconda parte del 2022 parte bene, parte con il piede giusto, diciamo così, quindi si va verso un nuovo tipo di percorso, un nuovo cammino, una nuova realtà di tipo concreto. E sento che ad agosto, ragazzi, esploderete, c'è il sole, vuol dire abbondanza, vuol dire crescita. Parla anche di amici, quindi potrebbe anche essere che qui inizi una nuova amicizia, visto che stiamo guardando comunque le relazioni, o potrebbe essere per qualcuno una nuova relazione, appunto. Abbiamo il carro a settembre, quindi io sento che qui a settembre qualcuno prenderà una decisione, si farà una scelta, potrebbe essere un viaggio, perché comunque quando c'è il carro di mezzo c'è sempre uno spostamento, ehm, però sì, si prenderà una determinata direzione, si farà una scelta. Abbiamo poi anche a ottobre il Fante di coppe al contrario, e il Fante di coppe normalmente fa riferimento a qualcuno che viene a fare un'offerta, viene a porgere questa coppa, viene a porgere qualcosa. Per certi versi, sento che potrebbe far riferimento al fatto che qualcuno non vi fa le proprie scuse o voi non facciate le vostre scuse a qualcun altro. Ma considerato che c'era il 7 di spade qua e questa torre, io credo che debbano farle a voi. Scrivetemi poi nei commenti se vi risuona. Abbiamo poi la carta dell'eremita al contrario.
Qui sento che per certi versi c'è la necessità di fare un lavoro interiore. Vi ricordo che di qua c'era comunque la sacerdotessa che parlava di inconscio, di interiorizzazione, okay, e poi a dicembre siamo focalizzati su quello che è la quotidianità, su quello che è il lavoro di tutti i giorni, mi parlano di abitudini, quindi in un certo senso vedendo questo eremita al contrario è un po' come se per qualcuno finisse lo stato di single o finisse lo stato di solitudine. Difatti poi qui abbiamo la ruota della fortuna e il 4 di bastoni. Andiamo a vedere l'asso di pentacoli per piacere, grazie. 8 di pentacoli ce l'avevate già qui. 7 di spade al contrario, ce l'avevate già qui. Qui si parla di qualche cosa di materiale, per molte persone potrebbe essere un lavoro, quindi c'è qualche cosa che viene a galla, c'è qualche cosa che si viene a scoprire con questo 7 di spade al contrario, inerente a una quotidianità, inerente a un lavoro, inerente a quello che potrebbe essere la propria espressione personale. È qualcosa di concreto comunque. Potrebbe anche essere per qualcuno un progetto concreto. Il 2 di spade mi dice che c'è una scelta da fare, quindi io credo che il fatto di dover fare una scelta qui dia la possibilità di far arrivare questo asso di denari. Ma c'è anche qualche cosa che non si vede e giustamente c'è il 7 di spade, quindi sì. Andiamo a vedere questo sole, vediamo se riesco a dirvi qualcosa in più. Allora, 3 di pentacoli, 6 di pentacoli, la carta del papa, la carta della giustizia, il matto un'altra volta, ce l'avevate già come carta tema, e i 6 di coppe. Allora, qui c'è una sorta di crescita, di abbondanza, può fare riferimento a dei figli per qualcuno? E parla di responsabilità questo allora io sento che qui in qualche modo la cosa sta crescendo, che sia per una casa, che sia il fatto di, vivere la relazione o comunque, se non è la relazione con qualcun altro è la relazione di amore che avete verso voi stessi. Comunque con questo 6 di pentacoli sento che c'è un giusto scambio, c'è uno scambio equo nella relazione, le cose sono fatte in modo giusto, c'è questo guardate, ma è bellissimo, perché comunque anche il matto mi parla sono 2 carte queste che mi parlano di genuinità, di sentimenti, di purezza, di guardate avete anche il papa. Per qualcuno è la nascita di un figlio. Scrivetemi poi se tra di voi c'è qualcuno che ha come termine agosto. Ok, allora andiamo a vedere il carro. Cavaliere di coppe, quindi per chi stesse iniziando un'amicizia ad agosto, potrebbe essere che poi a settembre arrivi questa offerta con il cavaliere di coppe. Se diciamo che non avete nessuno in questo momento, o perlomeno fino ad agosto non dovreste incontrare nessuno, il cavaliere di coppe potrebbe essere una persona che arriva da lontano in questo caso, sento. Potrebbe essere una persona non ho carte che me lo indichino, però sento che è una persona del passato. Per qualcuno risuona così. Però io credo che sia una persona del passato che non sentivate da tanto tempo. Difatti qua mi parla di amore platonico. Andiamo avanti, voglio vedere questo cavaliere di coppe per ottobre. Il sole, un'altra volta. Poi abbiamo
l'otto di bastoni e la ruota, tutte e tre al contrario. Sì, qui c'è una comunicazione che non arriva. C'è una comunicazione che non arriva e le cose di conseguenza non cambiano. Io credo che sia un'offerta che vi state aspettando, una proposta, per qualcuno potrebbero essere delle scuse, perché giustamente se questa è una persona che arriva dal passato e viene facendovi un'offerta, giustamente se ci sono state queste bugie di cui mi parla il sette di spade è anche lecito pensare che vi aspettiate delle scuse. Però ecco, è un po' incastrata l'energia d'ottobre secondo me. Andiamo a vedere la carta dell'eremita per piacere, grazie. Sette di pentacoli, re di spade e 9 di coppe. Sì, in realtà qui qualcuno, il fatto che non faccia questo lavoro, come vi dicevo, è perché si è in una confusione mentale, ok? Perché comunque il 9 di coppe mi dà da pensare che siate in una posizione, bene o male, di appagamento, ok? Cioè magari non è proprio la relazione o la situazione idilliaca che voi stavate sperando, però comunque non vi manca nulla, non vi manca niente. Voglio andare a vedere questo 8 di pentacoli perché abbiamo iniziato anche la L'otto di pentacoli parla di lavoro, è una carta che parla di lavoro, di quotidianità. Ah beh, ma ragazzi, finiamo la stesa in modo divino. Il giudizio, la carta degli amanti, il 9 di pentacoli, il mondo e il 4 di spade. Ok, quindi qui si tratta di avere quello che è il risveglio spirituale. La carta del giudizio parla, per qualcuno parla anche di una chiamata, eccolo qua il richiamo al passato che vi dicevo che sentivo già qui. Per qualcuno, dicevo, si tratta di una telefonata, una chiamata, una notizia che quello che qui non arrivava a ottobre probabilmente arriverà a dicembre. E si termina l'anno con la carta degli amanti, il 9, cioè ma guardate che carte splendide che avete. Equilibrio, indipendenza, amor proprio, il compimento che vi dà il mondo. E poi abbiamo anche la carta della guarigione, vi faccio presente che avete questa carta. Sì, è un po' la stessa energia il 4 di spade dell'eremita per certi versi, nel senso che qui c'è il bisogno di prendersi quel momento. Sento che per molte persone se a novembre non riescono ancora a prendersi quel momento, riusciranno a dicembre. Si prenderanno proprio uno spazio. Con la carta del mondo può anche essere tranquillamente che qualcuno si trasferisca o faccia un viaggio. Io il carro lo vedevo anche qui, c'era qui anche il carro, c'era la ruota della fortuna. Qui sento che bisogna staccarsi da qualche cosa, ok? Una volta che avete fatto questo lavoro qua, dove vedete, o meglio, vi togliete la benda fondamentalmente, io credo che si vada solo più in salita. Per qualcuno potrebbe ancora esserci qualche cosa ad ottobre, nel senso che comunque vi aspettate che qualcuno torni, che qualcuno cambi le cose. Però io credo che verso la fine dell'anno si risolverà tutto per il meglio, perché veramente ho la carta del risveglio spirituale, ho la carta degli amanti che è un 6, è una carta di equilibrio, amore, ho il 9 di pentacoli che parla di indipendenza e abbondanza. Davvero si va verso un periodo ottimo. Secondo me inizierete il 2023 con una forte grinta. Bene. Ancora un messaggio da parte degli angeli del cuore, vediamo che cosa hanno da dirvi. Comunque sì, è aria fresca questa seconda parte del 2022, le cose cambieranno, ruota della fortuna, il 4 di bastoni si va verso quello che è la serenità, lo vedevate qui, avete il sole, state sereni. Amici dei gemelli, meglio di così l'amore non può andare, perché veramente amore puro, amore puro, amore puro, quindi l'amore con la A maiuscola, che non è solo l'amore romantico, è un amore a 360 gradi, quindi anche quello dei figli, dei parenti, degli amici, perché comunque con la carta del sole gli amici sono molto preponderanti in questa seconda parte del 2022. Ma per qualcuno potrebbe anche essere riferito proprio solo all'amore romantico, ok? Quindi
C'è questo fante scusatemi, questo cavaliere di coppe che potrebbe venire a portare un'offerta, c'è comunque quello che è l'idea di un sogno, c'è la carta degli amanti, c'è un 4 di bastoni qui. Bene, andiamo a vedere l'ultimo messaggio da parte degli angeli. Eccolo, vedete, ve lo dicevo, vero amore, questo è l'amore della tua vita. Quindi, d'accordo, in questo caso si tratta di amore romantico, però l'amore che state vivendo, anche se fosse semplicemente un amore di amicizia, è un amore puro, un amore sincero, è un sentimento pulito. Nuovo amore, ecco, quindi quello che ho appena detto. Una nuova persona ha risvegliato i tuoi sentimenti. Abbiamo il cavaliere di coppe verso ottobre. Sì, direi che il periodo, perché le uniche due figure che ho sono, ah no, beh, ho anche questo re di spade qui. Diciamo verso l'autunno. Io credo che verso l'autunno, se non avete nessuno, potrebbe arrivare qualcuno di significativo. E poi abbiamo risolvi le questioni familiari. Perdona i tuoi genitori e la tua vita amorosa ne trarrà giovamento. Qui probabilmente c'è qualcuno che ha, come vi dicevo, anche dalla torre ci sono delle credenze limitanti qui che vanno buttate giù. Magari erano credenze dei vostri genitori, voi dovete semplicemente rendervi conto quali sono e che non vi servono più. Di conseguenza, se i vostri genitori si sono comportati in un certo modo è perché a loro volta, hanno preso queste credenze, però magari non hanno mai fatto il lavoro di chiedersi: "È mia? È di qualcun altro? Mi serve?" Semplicemente le hanno trasferite alle generazioni future, ecco. Diciamo che voi per rompere la catena, in questo senso, potete proprio fare questo tipo di lavoro e interrompere quelle dinamiche che si ripetono a livello energetico, perpetuando sempre lo stesso schema, di sacrificio e di sofferenza e di quello che è, insomma. Cari amici dei gemelli, questo è quello che avevo per voi. Spero che in qualche modo la lettura vi sia stata utile. Io vi ringrazio davvero tanto per tutto il sostegno che mi state dando tramite i messaggi, le email, le iscrizioni, le condivisioni, tutto. Per me è molto importante. Quindi grazie. Vi ringrazio anche di essere rimasti qui con me. Vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao.